Buongiorno a tutti, svegliati presto questa mattina, sono quasi le 8, questo è il nostro balcone. Dalla nostra camera abbiamo una vista abbastanza strategica, lì in fondo c'è la hall, qui abbiamo il ristorante asiatico che si chiama Sakura, lì abbiamo due altri ristoranti, uno giù e uno su, che si può mangiare sia all'interno sia all'esterno. Lì c'è il palco dove fanno alcune delle attività di animazione, lì c'è la pizzeria, un altro spazio per poter mangiare, un bar lì e l'altro bar nella piscina. Lì dove vedete quei ragazzi vicino al bar della piscina con quegli asciugamani arancioni sono appunto i teli mare o teli piscina che si possono ritirare con la card che vi daranno all'inizio del soggiorno. La nostra intenzione è appunto di andare a cambiare adesso gli asciugamani per andare ad accaparrarci il primo posto in spiaggia. Naturalmente il primo non ci sarà, perché comunque ho visto gente già alle 7:30 che correva in spiaggia a prendersi il posto, quindi prenderemo gli asciugamani, andremo in spiaggia, li metteremo sulla sdraio e poi andremo a fare colazione. Uscendo dalla nostra camera percorriamo questo lungo corridoio, le luci si accendono automaticamente al nostro passaggio, ci sono i rilevatori di movimento. Cambiamo gli asciugamani. Buongiorno. Due. Il quarto? 2046. Chiedono sempre il numero della camera per assicurarsi. Ok, questa è la piscina quando ancora non è invasa da tutti i turisti e questo è il bar all'interno della piscina. Palestra all'aperto, sdraio che si possono occupare tranquillamente. Qui abbiamo le docce, 3 docce da un lato e 3 docce dall'altro lato e anche il lavapiedi. Da questa parte poi si percorre questa piccola stradina per uscire dal villaggio, si passa da questa stradina sterrata e c'è beach volley, ristorante e spiaggia. Obiettivo raggiunto, abbiamo trovato queste sdraio, naturalmente quelle in prima fila le avevano già tutte prese. Abbiamo messo i nostri asciugamano lì per poter bloccare la nostra postazione, nel frattempo andremo a fare la colazione. Tutti i posti in prima fila sono stati già occupati perché c'è chi si alza presto e fanno bene per prendere il posto vicino, più vicino possibile alla spiaggia e al mare. Stiamo andando nel famoso pontile e mercato del pesce. Oggi è un pochettino più pesante il tragitto, anche se sono pochi metri e c'è questo bel venticello, non c'è una nuvola, però si sta facendo un po' di fatica maggiore rispetto a ieri. Sarà stata la colazione oppure è il clima. Questo è il mare di Capoverde, siamo sull'isola di Sal e per essere più precisi questa è la spiaggia di Santa Maria. Tutta questa spiaggia è riservata, diciamo, possono utilizzarla un po' tutti, ma maggiormente viene utilizzata dai villaggi, dagli alberghi e dagli hotel. Invece dal pontile in poi è una spiaggia riservata ai residenti. Qui il pesce viene spostato praticamente con le carriole. Qui ci sono le teste dei pesci. Sinceramente non è un'immagine molto bella da vedere, però. Sia locali, bambini e adulti si divertono a saltare dal pontile e poi c'è questa bellissima scala in acciaio che ti permette di risalire nuovamente e di scendere, salire e scendere e tuffarsi. Quindi questa è la spiaggia riservata ai residenti di Santa Maria. Decisamente molto molto bella, uguale naturalmente all'altra, c'è soltanto questa
suddivisione appunto dal pontile. Quella villa che vedete lì in fondo, ci siamo passati ieri, è la villa, è bianca, non so se si riesce a vedere, è la villa del campione del mondo di kitesurf. Magari poi vi lascerò il nome in sovraimpressione. Siamo venuti nuovamente al pontile per catturare ancora altre immagini. Nel frattempo il vento sta aumentando e meno male, quasi quasi che un tuffetto non sarebbe male. Si continua a pulire il pesce in tutti i modi. Ci sono sempre i tonnetti con le bilance, ci sono le signore che fanno la vendita del pesce e gli uomini invece sono lì a pulire. Vabbè, non so se si vedono in video, ma ci sono tantissimi pesciolini, oppure tantissime mosche, giustamente. Questo pontile, l'ho detto più volte, si trasforma in un mercato del pesce e anche dei souvenir. Ci sono le signore che vendono il pesce, quindi lo pesano e lo vendono, e gli uomini invece sfilettano, puliscono e lo pescano pure. Le aziende familiari. Aziende A conduzione appunto, familiare. conduzione familiare. E penso che al pontile basta, siamo venuti già più volte e soltanto questo qua, però va visto. La botteghina del cocco. Ci sono sempre gli artigiani locali che vanno a realizzare tartarughe e altri souvenir. L'isola di Sal è la terza al mondo per le tartarughe che vengono qui a deporre le loro uova. La tartaruga caretta caretta. Quella è la stradina che porta al nostro villaggio. Questo deve essere il famoso pesce palla. Certo che visto così fa un po' l'impressione. Questo è sempre il passeggio solo pedonale. Allora, abbiamo preso un Salinas, che è un cocktail analcolico suggerito anche da altri villeggianti ospiti come noi. Qui ci sono le ragazze dell'animazione Veratur che non trovano più le palline da bocce. si sono smarrite. Questo è il campo da bocce antistante al ristorante sulla spiaggia. Qui ci sono le freccette e da questa parte stanno giocando a beach volley. Devo dire che oggi, signori, il caldo si fa sentire, il caldo africano. Ci sono le docce della spiaggia e anche i bagni uomo e donna. Noi andiamo in direzione della nostra umile postazione, della nostra umile tienda. Gli altri si allenano e noi andiamo a bere il nostro cocktail analcolico. E meno male che non c'è alcol. E in quest'ora che proprio i colori danno il loro massimo, mamma mia ragazzi, non so se in video riuscite a percepire tutti i gradienti, tutte le escursioni dei colori che vanno appunto dal blu al turchese, al verde marino, al blu baltico lì in fondo. Vorrei provare a raggiungere quella lingua di sabbia che si trova più in fondo. Allora ragazzi, questo è il villaggio Vera Club Oasis Salinas. Si trova direttamente sulla spiaggia di Capoverde, località Santa Maria, isola di Sal. Quello è il villaggio, qui c'è il bagnino, c'è tutti gli ombrelloni, ma in verità sono delle piccole tende con 2 sdraio su ogni tenda.
Qui c'è la spiaggia e qui c'è il mare con questi colori veramente fantastici. Quindi ci tenevo a portarvi su questa fantastica spiaggia di Capoverde. Mi sta piacendo veramente tanto. C'è un'area di relax, tranquilla, rispetto ad altre destinazioni che ho avuto il piacere di visitare. Qui c'è un'area, ripeto, abbastanza serena. Non ci sono i così tanti beach boys come a Zanzibar, che erano, diciamo, un pochettino più diciamo, si attaccano su fino a quando non compri qualcosa dalla loro tienda, dal loro negozietto. Qui pure insistono, ma non tantissimo. Quindi adesso dal sud di Santa Maria, dove siamo appunto nell'isola di Sal, sto andando in direzione ovest. Lì si vede una curva e non finisce lì la spiaggia, anzi continua ancora per diversi chilometri. Non penso di andare oggi, che è quasi ora di pranzo, quindi penso di tornare indietro e fare magari qualche clip in acqua e fare un bel bagno. Più tardi, alle 16:30, avremo il giro con il buggy. Il buggy è un'auto, diciamo, è una specie di auto su tubi, su 4 ruote, è tipo un quad. Il buggy poi magari lo vedrete appunto nelle clip successive, di 1000 di cilindrata. Abbiamo prenotato questa escursione sempre con Veratur, faremo un breve giro di un paio d'ore sull'isola. Ci daranno delle tute, degli occhiali antipolvere, ci hanno detto di portare delle scarpe chiuse e anche un foulard per coprire la bocca da eventuali polveri e sassolini che potrebbero volare durante questa escursione nel deserto. Quindi continuate a guardare il video perché ci sarà tanto ancora da vedere. Questo è il mare dell'isola di Sal a Capoverde. Tra poco andiamo a mangiare, appena si entra in acqua si è subito all'acqua alta. Dopo bisogna uscire, è ora di pranzo. Dobbiamo andare a mangiare, facciamo un bagno veloce, una doccia veloce, ci riposiamo perché poi alle 16:30 appunto dobbiamo andare con il buggy, quindi dovremmo essere un pochettino riposati. Non sarà un giro lungo, faremo soltanto 2 ore, però per me è un'esperienza nuova, non l'ho mai guidato. Spero che non sia come in Egitto, e mi diedero un quad che faceva veramente pietà, cioè l'avevano sfruttato tantissimo e quindi i comandi non erano proprio tanto buoni. Ragazzi, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla premere il bottoncino iscriviti, ma per me è veramente molto importante. È una forma di gratitudine che fate nei miei confronti e aiutate sempre il canale a portare contenuti nuovi, a sostenere, a invogliare e a farmi credere
che i miei contenuti alla fine a qualcuno piacciono veramente. Quindi iscrivetevi, lasciate un like e non esitate a scrivere nei commenti una qualsiasi domanda su questa destinazione, su questo viaggio o anche su altri viaggi che avete visto sul mio canale.